Questo è un banco Soundcraft degli anni 80, penso, o fine 70 o primi anni 80, Con i cursori. con i cursori, c'ha tutto. Il banco per me è la cosa fondamentale della registrazione. Cioè, possiamo registrare su scheda audio, su quello, però il banco a me personalmente mi fa usare le mani, che è la cosa che sia nel mix che nella registrazione riesco a comunicare attraverso il banco. Non so Per se me, rendo l'idea. ma per Cioè, me è come suonare uno strumento. sì, sì, Quando mixi con i cursori, come dici sì, tu, che significa l'equalizzazione, il panning, sì, l'aggiunta degli effetti, sì. eccetera. È come suonare. Sì, è una cosa veramente fisica, Certo. quindi comunque, a parte che i per esempio di questo, sono veramente belli, hanno una distorsione a transistor molto acida, che è una cosa che mi piace molto, soprattutto per le chitarre elettriche, quando sono attaccate direttamente al banco, ma soprattutto è un equalizzatore molto, molto caldo, molto forte, insomma, molto efficiente. E la cosa bella appunto è poter, che ne so, mentre, come dice Dan Arberdach dei Black Keys, cioè la mano può essere anche un compressore vivente, cioè nel senso che tante volte La mano è quando l'orecchio, ovviamente. la mano all'orecchio, perché mentre magari succede che facciamo delle voci in studio e io seguo un po' il cantante, no? A seconda di quanta dinamica, evito la distorsione oppure la provoco mentre registra facendo un lavoro insieme al cantante e quello Certo. è comunque un qualcosa che dà vita, no? Dà vita, dà respiro, eviti una riproduzione meccanica di quello che, perché anche il compressore, anche analogico, comunque lavora in automatico, invece con la mano riesci, capito, a è una sensibilità, appunto, con l'orecchio, come dici tu, ti dà questa dinamica vera, no? Fatta di Analogiche. persona, analogica, però proprio fisica, perché c'è una persona che sta qui e segue il cantante. Così vale per il mix. Ovviamente per usare tutti gli effetti dal vivo serve un banco perché ha queste uscite, queste aux, cioè, infatti ancora adesso si fanno i mixer digitali proprio per quello, anche se è digitale però perché hai appunto un modo di usare gli effetti nel presente, cioè nel momento in cui stai registrando. Eccoci qua la batteria. Eccoci, allora mi dicevi come microfono la batteria, Sì, semplice, con i microfoni dei Beatles. grande. Non è che The Abbey Road, vabbè, questo è un classico, il C12 AKG Per la cassa. per la cassa, ma si usa pure. In realtà prende benissimo le frequenze basse, è difficile trovarli sani questi, quindi bisogna, attenzione, bisogna cercarli bene. Che prezzo ha Questa una è la cosa del sua. genere sul mercato oggi, un microfono così? Ma dipende, insomma, non tanto, questo è il bello, cioè sui 300 così è un 3 qualcosa, però è variabile. E la cosa di questo è che è difficile trovarli buoni. Poi hanno fatto una versione più moderna che però che usano molto nei palchi, che a mio giudizio suona malissimo. Questo Quindi più o meno di che anno è? questo credo sia anni 60 Anni questo. 60. E il bello perché è molto definito, è molto gommoso e prende benissimo queste frequenze basse senza essere mai ridondante, che è una cosa molto importante per le frequenze basse. In realtà veniva usato pure per fare le voci negli anni 60, 50, 60. Questo è Abbey Road. Le Abbey Road usano questo e come overhead, anzi Abbey Road per tutti gli altri pezzi usano il famoso C19, il D19, sempre AKG, che è bellissimo pure per chitarre acustiche, per tutto, insomma io lo trovo un microfono incredibile. Allora, la cosa bella di diversi microfoni dinamici, vintage, chiamiamoli così, insomma, è che come anche quest'altro Electro Voice, questo è il RE16, l'ha usato pure Elvis per diverse voci soliste in studio addirittura. Innanzitutto questi sono abbastanza economici, pure questi si possono trovare comunque a qualche centinaia d'euro in giro su internet. E,
e io li consiglio fortemente rispetto a dei microfoni a condensatore, che adesso si usano solo microfoni a condensatore, no? Per fare le voci, per chi ha un home recording, no? A casa, prende subito, gli viene consigliato un condensatore. In realtà il condensatore deve essere molto molto buono per essere definito, per essere bello. Questi condensatori che adesso fanno in Cina, così, sono sempre un po' confusi. Poi tirare fuori nel mix quella registrazione è difficile, anche se a sentirlo sembra rotondo, sembra bello, in realtà poi dopo è molto confuso, perché poi dipende pure dai componenti. Questi hanno pochi componenti semplici e vanno dritti al sodo. Oltretutto, se si registra in un ambiente più di un condensatore, il condensatore prende molto sensibile, quindi prende molto quello che ti circonda. Quindi se devi fare un basso mentre stai suonando una batteria, il condensatore è da sconsigliare, insomma. Quindi quanti microfoni usi per la batteria normalmente? Normalmente io uso un overhead, un microfono per la cassa, un microfono per il rullante, non microfono il Charleston perché entra ovunque, comunque nell'overhead c'è. Quindi i piatti solitamente io cerco di tenerli molto dentro. Mi piacciono i dischi dove si sente cassa rullante, come appunto i vecchi dischi di Phil Spector oppure i dischi di Bowie, insomma, dove i piatti non coprono la maggior parte delle frequenze alte, ecco, perché serve spazio. La registrazione è così, è un po' una scelta, no? E timpano e tom come li prendi? Ma solitamente a me personalmente mi basta overhead e cassa, entra tutto con un buon compressore. Overhead, cassa e rullante. Sì, il rullante lo uso come rafforzo, cioè se mi serve, capito, voglio un po' più di rullante, allora ci metto il microfono, però non è detto, la maggior parte dei dischi, appunto, ripeto, di Lora e dei Statale abbiamo usato due microfoni. A meno che è una canzone particolare proprio che è incentrata sul timpano, quindi però la cosa bella è che non c'è una regola, non registriamo sempre nello stesso modo, quindi Giustamente. per esempio altri pezzi l'ho fatti con un solo microfono posizionato a nastro, cioè tipo questo, che è un RCA a nastro, fantastico. Questo è per feticisti. Abbiamo registrato col microfono a nastro a una distanza di 1,5 metri dalla batteria. E scegliendo la posizione con l'orecchio e tutto, riesci a sentire tutti i pezzi pieni di fronte. E non è una cosa che ci tengo a dire, non è un modo di lavorare retro, nel senso anche molti produttori moderni come Jack White oppure anche, ripeto, il produttore di Amy Winehouse, che comunque non è un artista che io seguo, però Back to Black è registrato veramente bene come disco e il produttore all'epoca aveva 35 anni e tutte le batterie di quel disco sono fatte con un microfono e suonano da Dio, no? Cioè sono super moderne, ancora adesso le copiano tutti le batterie di quell'album. Allora, dicevo, la cosa importante dei dinamici, uno che sono economici e oltretutto sono molto definiti. I dinamici vecchi, come questo, come gli Electro Voice, hanno una cosa importante e bella, che non hanno l'effetto prossimità. Cioè, mentre i dinamici Tipo lo Shure di tipo lo oggi. Shure che hanno inventato, Eh, che comunque questo già negli anni 60, cioè, 58 questo SM50. 58, ha una particolarità, che è una particolarità non è negativa, è una sua caratteristica bella che poi hanno copiato comunque tutti, è che ha un effetto prossimità, cioè avvicinando il microfono alla bocca aumentano le frequenze basse, diventa più corposo, mentre allontanandolo diventa più fino. E invece gli Electro Voice no, cioè sono due dinamici diversi. L'Electro Voice rimantiene la stessa frequenza avvicinando e allontanando il microfono. Questo è molto buono, per esempio, appunto per registrare le voci in studio, perché a seconda tu puoi fare una dinamica con la voce senza cambiare equalizzazione. Però l'SM58 e soprattutto il 57 che adesso non ho perché mi si è rotto sta riparazione, cioè riparazione, ne sto prendendo un altro. E sono fantastici anche per lo studio, soprattutto per le voci, per esempio. Brian Wilson è risaputo che facesse i suoi falsetti con il precursore
perché io ho il precursore del SM57, si chiama il 454, il 545 della Shure. Ryan Wilson dei Beach Boys. Sì, Tanto e per... faceva quei suoi falsetti. Don't Worry Baby, che è una delle voci più belle del mondo, è fatto un microfono che costa 80 euro, quindi non vi preoccupate di quanto deve costare un microfono, cioè è la caratteristica importante. E, ovviamente quei microfoni, pure il discorso che i microfoni, anche se erano microfoni economici, comunque di base erano comunque fatti in America, fatti, ma non perché, cioè diciamo che è una questione proprio di lavoro che c'è dietro, no? Certo. Sono cose un po' più artigianali, un po' più lavorate. Quindi dicevamo, poi ci sono, vabbè, il Neumann è il classico, Ecco, vabbè. è il classico, Questo è tedesco. tedesco, Me lo fai vedere? Ok. è quello che usavano, diciamo, questo è il 147, è diciamo, una edizione degli anni 90 che cerca di riprendere l'U47, quello originale valvolare, che usavano perché è valvolare pure questo, che usavano in studio dappertutto, dalla Capitol ad Abbey Road. E, vabbè, questo è bellissimo per fare le voci, per carità, però, ripeto, non è detto, cioè nelle musiche, diciamo, i cantanti rock spesso registrano con i dinamici, ma anche i Red Hot Chili Pepper, per esempio, usano uno Shure, l'SM7, che è quello che hanno registrato, che Michael Jackson ci ha registrato Thriller. Molti usano un dinamico. Beh, io due, che non è uno dei gruppi miei preferiti, però Bono è famoso per registrare in studio con l'SM 58. 58, è assurdo, però è così. E quindi insomma l'importante è avere una varietà. C'è A pure parte il questo no- che è un dinamico, si usava per le interviste dell'Electro Voice 635, è bellissimo per fare le chitarre elettriche, per esempio, per fare gli ambienti, perché è un panoramico fantastico, per fare l'overhead, la batteria o la room. Io lo uso molto per fare le room. E pure questo è un microfono che si trova a 50 euro in giro. Fare la room significa prendere La il suono della stanza. prende il suono della stanza, che è una cosa fondamentale. Noi lo studio non abbiamo voluto insonorizzarlo, farlo molto asettico, molto stretto, cioè ci piace che rimbalza, ci piace che suona lo studio, perché una volta era questo, cioè tu andavi a scegliere uno studio perché aveva le camere d'eco, aveva una caratteristica forte, fatta di difetti. Poi sembra che voglio parlare sempre della Sun Records, però la Sun Records era molto mediosa, è una stanza, io non ci sono mai stato, però alcuni amici, tra cui Greg, con cui ho un gruppo, ci ha registrato ultimamente, è una stanza che suona, cioè una stanza Certo. che stai dentro e c'è il Assolutamente. volume, c'è, rimbalza, è quello che ha fatto queste forti mediche, no? La registrazione davano quella grinta ai pezzi. E questo è il discorso è l'ambiente, no? Il suono dell'ambiente, che è una cosa che magari a volte non si pensa. L'ambiente fa parte del suono, entra nel suono. Pink Floyd a Pompei, che forse è il Certo, mio concerto documentario preferito in assoluto, bello. il Sì, suono dell'anfiteatro di Pompei, lo senti, lo cioè non senti, sì. c'è un'altra registrazione dei Pink Floyd, che ne hanno fatte tante e di livello eccelso, però il suono dell'anfiteatro di Pompei lo senti Fantastico. ed è Eh sì. eccezionale. Vabbè. E certo, no, l'ambiente, come dici tu, è fondamentale. Cioè, per me è più importante l'ambiente che il microfono che usi. Cioè, ma quando noi ci siamo trasferiti, che prima avevamo uno studio più piccolo, no? Dove abbiamo registrato il primo disco di Lora. Era uno studio con una sala di ripresa, il materiale era simile, però lo studio era più stretto, più piccolo. Quando mi sono spostato qui, per me è stato ero contentissimo, però è stato destabilizzante, c'è stato un momento un po' di incertezza, perché comunque quello che mi arrivava in registrazione era completamente diverso e mi sentivo che mi mancava qualcosa, che era quell'ambiente, cioè ero affezionato a quell'ambiente, lavoravo con quell'ambiente, quindi il mixer rispondeva in un modo diverso, le frequenze, le voci erano diverse, capito? Quindi ho dovuto poi ricreare un ambiente che mi rappresentasse qui, piano piano, mettendo questo, la tenda, oppure Certo, un pannello sì, uno no, e poi mi sono un po' abituato al suono di questo ambiente, cioè, ho certo. capito quali erano le sue caratteristiche, ho capito
per esempio quell'altra sala aveva molti bassi, era molto carica e questa invece di meno, quindi ho capito dove posizionare strumenti per avere poi l'effetto dove mettere la batteria per farla diventare più Il insomma, suono che ti più piace. cupa, come preferisco sul disco. Senti, i microfoni, a parte il Neumann, c'è un altro che non mi hai mostrato? Che t'ho Quello mostrato? grande? Eh, Vabbè, questo è sempre un Electro Voice. Io sono un patito degli Electro Voice. Questo è l'R20, che è uno standard, pure questo. Negli anni 70 ci si faceva di tutto e di più, dai fiati, bassi, tutto, chitarre elettriche, veramente. In realtà è stato, credo sia stato pensato per i DJ, insomma, per la radio. Però in realtà è diventato uno standard della registrazione rock specialmente e funky. Bellissimo fare chitarre elettriche. Volete sentire un esempio famoso di questo? È la voce di Paul McCartney in Rem, no? Sul disco, primo tipo Uncle disco, Albert, secondo... sì, il Ok, secondo album è registrato. com'è? Mi sembra tutta la strofa è fatta con questo. Comunque è un suono molto riconoscibile, una volta che lo conosci, lo riconosci in giro, è strausato. Eh, io per fare la voce solitamente non lo uso, è una cosa. Per cosa lo usi quindi? Io lo uso molto per fare le chitarre, basso, eh, è bellissimo per fare i tom, cose puoi fare, insomma, pezzi della batteria, è fantastico. La cassa è bello, però preferisco molto di più il C12. L'effetto è.